Bentornati sul canale, dalla Fara, da Fuz e da una barba decisamente più lunga della mia. Oggi visiteremo i castra di Gemona e di Osoppo. Ci siamo spostati dalla piazza del Duomo di Gemona, quella che normalmente viene definita Gemona Alta perché è la Gemona storica, posizionata più in alto rispetto appunto a come poi la cittadina è cresciuta nei secoli successivi. Ci siamo spostati su quello che è il Colle del Castello. Alle mie spalle potete vedere poi le colline discendere e purtroppo oggi è una giornata con un po' di foschia, ma laggiù sullo sfondo c'è il castello di Artegna che abbiamo visitato nel video precedente, mentre in quella direzione si può vedere il castello di il castrum di Osoppo che visiteremo dopo. Nelle riprese fatte lungo il percorso di risalita del Colle del Castello avrete notato che il castello è ancora in fase di ristrutturazione. Nel sisma del 1976 infatti è stato fortemente danneggiato e un po' con lo stesso andamento che abbiamo visto ad Artegna è stata una delle ultime opere a essere ricostruita, in questo caso ancora da terminare. Non è una tendenza a lasciar passare il tempo prima della ricostruzione, ma è forse l'effetto secondario della cosiddetta formula friulana della ricostruzione. Quando nel 76 il sisma ha scosso fortemente il tessuto sociale ed economico della regione, la scelta è stata su seguire un iter che prima prevedesse la ricostruzione delle fabbriche perché ci voleva il lavoro, poi delle case, infine delle chiese, e i castelli sono rimasti per ultimi. Speriamo di avere presto l'occasione di visitare il neoricostruito castello di Gemona. Parlando però del castra longobardo, in realtà probabilmente questo sito non era quello che lo ospitava. Secondo alcuni degli studiosi il castra era sì a Gemona Alta, ma verso nord-est, diciamo dall'altra parte della strada principale di Viabini, rialzato rispetto a Viabini che è la strada principale. E nessuno ha mai avuto motivi di mettere in dubbio l'identificazione del castra citato da Paolo Diacono con l'attuale Gemona. Il dato archeologico però non è particolarmente ricco al riguardo. Sappiamo che durante la pulizia dell'ossario ritrovato al di sotto del Duomo, fra i vari pezzi di diversi secoli, sono state ritrovate anche alcune fibbie di cintura identificate come del periodo longobardo, ma non abbiamo reperti particolarmente stringenti per dirci ecco qui c'era sicuramente il castra indicato da Paolo Diacono. Resta però la traccia toponomastica, resta valida tutta la serie di riflessioni che abbiamo fatto sugli altri castra, sul fatto che sono lungo la direttrice che univa Cividale con la strada che poi si arriva verso il Norico, che scorre proprio qui sotto di nuovo, e quindi siamo sul sito del castra citato da Paolo Diacono. Non sappiamo molto di più al riguardo, non sappiamo ad esempio dove sorgesse l'abitato vero e proprio. Se sorgeva intorno al castra probabilmente giace sotto l'attuale Gemona Alta, sotto l'attuale Gemona storica. Speriamo che in futuro ci sia la fortuna o l'occasione per indagarlo. Si sa di piccoli ritrovamenti a cui abbiamo già accennato nello scorso video a Godo, che è una frazione di pianura a cavallo fra Artegna e Gemona, e questo è quanto. Speriamo che il giro vi abbia incuriosito. Gemona vale una visita soprattutto insieme al comprensorio naturalistico che la ospita e agli altri paesini di cui abbiamo già parlato e di cui parleremo. Ci spostiamo adesso a Osoppo.
e Artegna. Eccoci qua, siamo arrivati sul Colle di Osoppo, chiamato anche Forte di Osoppo, Fortezza. Come avrete già visto o vedrete in base al montaggio da alcune riprese fatte velocemente, si caratterizza per essere un luogo decisamente affascinante da visitare anche solo dal punto di vista paesaggistico o per una passeggiata. In realtà è anche una miniera di informazioni rispetto alla storia locale. È infatti un sito che dal punto di vista difensivo e a volte abitativo viene utilizzato dalla preistoria fino alle più recenti dinamiche belliche che abbiano interessato il nord-est d'Italia. Per quello che riguarda la parte che a noi interessa, il Castra longobardo, sappiamo che sono stati individuati degli edifici di V secolo, quindi precedenti, e delle sepolture di VI e VII, con qualche ritrovamento sporadico di materiali. Quindi sostanzialmente il Castra longobardo di Osoppo si va a inserire in un'abitudine all'utilizzo di questa moderatamente alta collina che sorge però in mezzo a un pianoro del fiume Tagliamento e che quindi domina per lungo spazio tutto il paesaggio intorno a sé. Siamo molto presto al mattino, quindi le immagini probabilmente saranno un pochino sovraesposte, ma dall'altra parte si poteva scorgere chiaramente come si fosse in perfetta linea visiva con Artegna e Gemona. Da quel lato, non perfettamente visibile forse, ma dipende anche da come è cresciuta la vegetazione nei decenni recenti, da quando si è smesso cioè di tenere completamente glabre buona parte delle nostre colline e montagne per fare legna d'ardere, sorge il Castra di Ragogna, di cui poi parleremo nei prossimi video. E qui sotto, lungo una strada secondaria che possiamo definire una bretella, che univa la strada che saliva verso il Norico e la strada che arrivava da ovest, sorgeva anche un piccolo punto di osservazione e di controllo di questa bretella in una frazione piccolissima di un paese chiamato Maiano, la frazione San Salvatore di Maiano, che però ha restituito corredi di grandissimo livello, di un censo piuttosto elevato, databili intorno al VII secolo. Quindi tutta questa zona, tutto questo, diciamo, il bacino del fiume Tagliamento in questa parte del suo corso, era caratterizzata da punti di interesse da parte dei Castra longobardi. Osoppo probabilmente era un punto fisso in questo sistema, anche perché lo era sempre stato attraverso anche tutte le esperienze precedenti di chi su questo territorio aveva costruito un'identità militare. Bene, il video è stato breve, ma anche perché vi invito, soprattutto se non ci richiuderanno nuovamente in casa, a visitare questi territori proprio in autunno, perché è la stagione migliore per colori e clima, ma quello è un fatto soggettivo. Io sopra i 18 gradi comincio ad avere caldo. Venite, fate un giro nei limiti della libertà che ci è concessa, e se non sarà per quest'anno fatelo il prossimo. Vi assicuro che se siete veramente appassionati di storia, longobarda e non solo, e normalmente chi è appassionato di storia ha anche un certo interesse per come il paesaggio si sia evoluto nei secoli, questi territori sono ricchissimi di informazione. Ci vediamo col prossimo video, probabilmente verso Ragogna. Mandi!